Eccomi qua, ho terminato le mie due metà. Adesso procediamo nel cucire, iniziamo dalle spalle, prendiamo diciamo il rovescio del lavoro, mettiamo bene unite le parti e iniziamo a cucire sulla spalla. Ecco qui. Io in questo caso utilizzerò il filo rimasto un po' più lungo quando ho tagliato, quindi prendo l'ago, mettiamo ben vicine le due metà in modo che combacia perfettamente e con i punti prendendo la parte uguale del disegno, quindi in questo caso qui abbiamo chiuso l'altra metà, così passiamo da catenella a catenella in modo tale, ecco qui, aspettate, cuciamo da parte a parte. Prendendo prima un lato e poi l'altro, così. Continuiamo fino a che non termina. Vedete, cerco di cucire il disegno da parte a parte. Seguiamo. Continuiamo. Ecco qui, abbiamo quasi terminato. Passo il filo nel punto di chiusura dell'altra spallina, ecco qui, tiro, annudo, tagliamo un poco perché è un po' troppo lungo, faccio un nudo
tra i due fili, tra le due estremità, così. Ecco, e poi nascondo il filo nella cucitura appena effettuata, così lo ripasso un poco, giusto per non tagliarlo sotto sotto, che può sempre sfilarsi il nodino. Ecco qui, tagliamo questo, infiliamo anche l'altro e lo nascondiamo. Ecco qui, anche questo facciamo come prima, lo passiamo sulla cucitura un paio di volte e lo nascondiamo. Ecco qui. Ecco qua. Tagliamo e abbiamo cucito la prima spallina. Come potete vedere, ecco qui che sembra che il disegno continui, non si sia mai spezzato. Allo stesso modo effettuiamo l'altra spallina. Ecco, abbiamo cucito anche la nostra seconda spallina, adesso procediamo nel cucire i laterali. Cerchiamo di mettere ben in posizione il disegno, cioè nel senso che sia un proseguo un lato dell'altro. Prendiamo un po' di filo, infiliamo l'ago, all'estremità facciamo un piccolo nodino, tagliamo la parte in più, ecco qui. Adesso iniziamo un pochino più indietro tra le maglie, passiamo il filo così, non tiriamo tutto, lo ripassiamo in modo tale che blocchiamo il nodino. Poi, passando sempre tra le maglie, andiamo in punta qui, prendendo l'altra metà del lavoro, passiamo l'ago all'inizio dell'altra metà del bordino e tiriamo così, in modo da far combaciare bene le parti. Poi prendiamo la parte della maglia alta iniziale, così, vedete, tra le catenelle, e la inseriamo di qua nell'altra metà e tiriamo, facendo in modo che combaci sempre bene, così, vedete? Ok, adesso inseriamo l'ago qui e qui e tiriamo. Dobbiamo fare questa operazione per tutta la lunghezza, inserendo, camminando pari pari. Ecco, adesso passiamo qui e prendiamo di qua e tiriamo una volta a destra e una volta a sinistra, prendiamo qui e così lavoriamo per tutta la lunghezza, sia da un lato che dall'altro, così, facendo sempre attenzione a far combaciare il disegno senza mai tirare una parte più una parte che l'altra, ma sempre cercando di tenerlo abbastanza allineato. Quindi continuiamo così per tutta la lunghezza.
Ecco, abbiamo quasi finito di cucire anche il secondo lato. Gli ultimi punti. Tiriamo un pochino il filo. Sistemiamo bene. Facciamo una doppia passata sul rovescio. Ecco qui. Un piccolo nodino. Passiamo il filo un po' sulla cucitura all'interno, in questo modo. Ecco qui, tagliamo il filo ed abbiamo cucito anche il nostro secondo lato. Vedete, come vi spiegavo prima, prendendo i punti la cucitura è quasi invisibile e sembra che sia un unico disegno. Giriamo sul dritto il nostro lavoro. Anche l'altra cucitura è venuta perfetta, spero che si veda bene. Ci sistemiamo il lavoro. Ecco qui. Dobbiamo solo vaporizzarla. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, che non sia stata molto impacciata nello spiegarvi come lavorare questa canotta estiva. Ci vediamo alla prossima, grazie.